Buongiorno dottor Capelli, innanzitutto grazie per l'ospitalità. Ci può raccontare la storia della sua azienda dall'inizio ai giorni d'oggi? La nostra azienda nasce nel 1974, questa è la seconda generazione, quindi con mio padre, che all'età di 50 anni decide di seguire la sua passione. Lui faceva il carrozziere, il lattoniere, e decide, per la sua passione per il fiume, per la pesca, di iniziare a costruire imbarcazioni da fiume, perché Cremona è una città che nasce sul fiume Po. Da lì fino poi quando ho finito gli studi io, mi ha coinvolto in questa sua attività, in questo suo lavoro, e nel garage sotto casa, dove si producevano queste imbarcazioni da fiume, inizio a produrre barche in vetroresina. La svolta ci fu poi nel 1987, perché chiaramente il mercato delle imbarcazioni locali da fiume a remi era quello che era, e quindi ci affacciamo alla Fiera di Genova per creare, lo convinco a esporre un'imbarcazione da mare. Nel 1987 a Genova arriviamo con un'imbarcazione che si chiama Junior 470 e alla fine della fiera, sorpresa delle sorprese, vendiamo 100 barche. E allora guardo in faccia mio papà e gli dico: e adesso cosa facciamo nel garage? Da lì nasce tutta la nostra evoluzione, che ci ha portato nel tempo arrivare ad oggi ad essere una delle aziende più rappresentative nel mondo delle imbarcazioni fino a 15 metri a livello internazionale, perché poi nel 1993 decido di affiancare alla produzione di imbarcazioni in vetroresina anche quella dei battelli, dei gommoni, dei semirigidi, quindi imbarcazioni con carene in vetroresina, perché sempre dicendo mio padre: sappiamo lavorare la vetroresina, fare il tubo lo impariamo velocemente, perché no affacciarci a questo mondo? Ci affacciamo a questo mondo in cui iniziamo a costruire battelli, e l'altra idea illuminante fu che, essendoci in Italia più di 100 costruttori di battelli, eravamo una nicchia di questo mercato, decisi di andare a Miami a visitare la fiera e scoprì un mondo completamente nuovo che era il package. Là si vendevano imbarcazioni complete di motori. Allora torno a casa, telefono alla Yamaha: buongiorno, sono un giovane imprenditore, vorrei capire se insieme possiamo trovare un modo per collaborare, per poter vendere in Europa un package insieme a voi che siete il numero uno dei motori. Sì, ci piace, sappiamo il percorso che stai facendo, però noi siamo Yamaha, sappi che devi fare dei numeri importanti per noi e soprattutto deve avere un prezzo molto competitivo, quindi il fatto di produrre in Italia probabilmente non ci soddisferà. Trova una soluzione, la soluzione l'ho trovata andando in Tunisia, giusto di là dalla Sicilia, e da lì c'erano le condizioni ideali per poter avere manodopera qualificata a dei costi molto più contenuti, e iniziamo questa produzione in Tunisia. Yamaha fa partnership insieme a noi e l'evoluzione è stata talmente rapida che siamo diventati in breve tempo uno dei maggiori costruttori di battelli a livello europeo, forse a livello mondiale, grazie a questa idea di package con la casa madre che ci distribuiva in questo caso in tutti i paesi d'Europa. Dottore, a quante persone dà lavoro la Capelli sia in Italia che all'estero, e soprattutto in Italia dove vi trovate? Attualmente Cantieri Capelli ha due stabilimenti, quello principale che è qui a Cremona, a Spinadesco, dove abbiamo impiegati 110 persone, dove si realizza tutto il processo produttivo partendo dal disegno, dal modello, dallo stampo, dalla realizzazione dell'imbarcazione fino al prodotto finito. E la seconda unità produttiva che abbiamo in Tunisia, dove abbiamo 250 dipendenti con uno staff di italiani che sovrintendono alla produzione, dove produciamo i battelli fino a 10 metri. Mentre quante barche producete all'anno e quali sono i vostri mercati principali e come siete organizzati commercialmente?
800 imbarcazioni all'anno, suddivise tra i vari modelli grandi, medio, piccoli, soprattutto la maggior parte sono battelli in vetroresina, con carene in vetroresina, e un'altra parte è la produzione di barche in vetroresina. I mercati in cui siamo distribuiti soprattutto è l'Europa, dove siamo presenti in quasi tutti i mercati europei. I più importanti sono l'Italia, la Francia, ma anche i paesi del nord Europa, e in alcuni paesi extraeuropei dove siamo in questo momento sono l'Australia, sono gli Stati Uniti ed altri paesi dell'Asia, dove produciamo soprattutto mezzi più importanti oltre i 10 metri. La nostra rete distributiva soprattutto è basata su distributori nazionali, soprattutto in Europa. La Case di Motori sono i principali distributori per noi, quindi la casa madre Yamaha soprattutto, e in parte anche altri brand come Suzuki, vengono distribuiti dalla Yamaha. Ad esempio Yamaha Francia distribuisce un pacchetto che è imbarcazione più motore, mentre in altri paesi invece abbiamo dei dealer dove vendono tendenzialmente il pacchetto completo che produciamo e consegniamo direttamente da qui, imbarcazione completa di motore. Dottore, quali sono le barche che hanno avuto più successo e soprattutto che vi hanno dato più soddisfazioni? Ma sicuramente le barche, la prima imbarcazione che era lo Juno 470 che abbiamo prodotto nel 1987 è stata quella che ci ha lanciato nel mondo delle imbarcazioni e ci ha fatto poi crescere. Da lì poi, quando abbiamo iniziato la produzione di battelli, direi significativo il primo 900 9 metri walk around, perché avendo una storia, uno storico di imbarcazioni in vetroresina, ci domandavamo come mai tutti i battelli fossero degli open space e perché no avere una cabina. Quindi abbiamo applicato il concetto di imbarcazione con cabina ad un gommone, e fu immediatamente un grande successo perché il cliente poteva non usare solo l'imbarcazione per farla giornalmente, ma poteva anche trascorrere delle piccole vacanze, dormire all'interno della cabina con un bagno anche separato e viverla in un modo più completo. C'è un progetto particolarmente unico, originale, che ricordate con piacere? Sicuramente nel 2021 parte questa nuova idea di produrre un'imbarcazione che avesse un collegamento con la città di Cremona. La storia della città di Cremona parla di violini, parla di un grande costruttore di violini, Stradivari, e perché no, in questo caso abbiamo cercato di creare in parallelo un prodotto di eccellenza che potesse richiamare nei dettagli quello che è stato il violino Stradivari, e da qui abbiamo creato il modello 43 piedi e quest'anno abbiamo presentato un 52 piedi, sempre chiamandosi Stradivari 43 e Stradivari 52. Dottore, in qualità di presidente di Confindustria Nautica, settore imbarcazione fino a 24 metri, secondo lei quali sono le novità e le tendenze del 2025? Ma per il 2025 e anche per oltre il 2025 soprattutto la customizzazione. Adesso vediamo che in ogni imbarcazione c'è la ricerca sempre di più di avere un prodotto unico e inimitabile, quindi il cliente ha la possibilità, nel nostro caso, ma anche in generale, di poter scegliere ogni dettaglio dell'imbarcazione, dal colore della vetroresina ai cuscini, ai dettagli come gli interni, le essenze, i legni, e nei bagni ogni dettaglio, ogni cliente può scegliere, perché poi penso che questo tipo di cliente, quello che vede nella sua casa o nella sua villa, lo vorrebbe riportato in bellezza anche nella sua imbarcazione, quindi sempre di più la ricerca del unico e inimitabile. I rubinetti sono un dettaglio importante per le imbarcazioni. Da quanto tempo collaborate con Elka e montate i loro rubinetti sulle vostre barche? Abbiamo iniziato con Elka nel 2021, quando è nato il progetto Stradivari, quindi imbarcazione unica in cui i dettagli sono molto importanti. Ci sembrava che Elka fosse il partner ideale per
sviluppare questo progetto, ma non solo rubinetti, perché poi anche esternamente un dettaglio molto importante su questa imbarcazione è la doccia, una doccia da esterno, non solo il classico doccino che si estrae dall'involucro, ma una doccia posizionata in carbonio con doppio palo, con apertura normale come una doccia normale, e questo dà la possibilità al nostro cliente di sentirsi come esclusivo in mezzo a una baia quando tutti lo guardano. Dottore, un'ultima domanda. Su quali barche o linee state lavorando in questo momento, concentrandoci particolarmente sulle novità o sui progetti futuri? Ma innanzitutto non dimentichiamoci che a gennaio abbiamo presentato il gommone più importante che abbiamo mai realizzato, lo Stradivari 52, e quindi stiamo raccogliendo in questo momento i feedback su questa imbarcazione, che è molto importante. Quello che stiamo facendo per il futuro, sì. Innanzitutto bisogna pensare che non smettiamo mai di sognare e stiamo realizzando un progetto veramente importante per il mercato che vi sveleremo solo a Genova. Grazie dottore per la sua disponibilità e per l'intervista. Ora noi continuiamo il nostro viaggio nel mondo cappelli in produzione. Elka, Italian design, marine faucets.